Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon sabato santo. Inizia un weekend decisivo nella lotta a scudetto. Tra Inter-Roma e Napoli-Milan di lunedì avremo tante risposte su quello che sarà il percorso che condurrà al tricolore. Naturalmente con un'eventuale vittoria dell'Inter si potrà quantomeno fare una selezione su quella che sarà la principale concorrente, perché una vittoria dell'Inter allungherebbe la classifica, dopodiché un eventuale pareggio lunedì porterebbe l'Inter ad avere un vantaggio ancora più consistente e a questo punto potremmo dire un vantaggio quasi decisivo per la corsa a scudetto. Con un risultato diverso dal pareggio ovviamente significherebbe aver fatto una selezione su quella che sarebbe l'avversaria diretta. Ovviamente tutto cambia nel momento in cui non dovessimo avere la meglio della Roma, lì davvero tornerebbe clamorosamente tutto in discussione. Arriviamo quindi al dunque, andremo a vedere come facciamo di solito alla lavagna tattica, come arrivano le due squadre e o meglio, cosa vedremo in campo sia nella fase di possesso, nella fase di non possesso, a cosa far attenzione. Sul come arrivano le due squadre, sicuramente non arrivano due squadre in un ottimo momento di forma, entrambe sono chiamate ad invertire un po' il trend recente e chiaramente per la Roma diventa una sfida cruciale nella corsa Champions, considerando che un'eventuale non vittoria e l'eventuale invece vittoria del Como lunedì significherebbe aver quasi veder sfumare le chance di qualificazione in Champions. Questo naturalmente dà ancora un maggior carico di tensione alla partita. Andiamo, come detto, alla lavagna tattica. Che tipo di match aspettarci? Naturalmente abbiamo un 3-5-2 dell'Inter, il solito, e il 3-4-2-1 della Roma di Giampiero Gasperini. Partiamo da quella che è la fase di non possesso della Roma, perché è un Gasperini che spesso ha sofferto l'Inter, soprattutto ovviamente quando era all'Atalanta, però è una Roma diversa rispetto ai bergamaschi dello scorso anno. Partiamo dalla prima costruzione dell'Inter, qui torniamo a vedere quel pressing uomo su uomo delle squadre di Gasperini e quindi le accoppiate saranno i tre in attacco, quindi 2 trequartisti più Malen sui nostri 3 difensori. E poi ovviamente gli esterni di centrocampo sui nostri quinti. Qui è da capire chi esce. Secondo me per caratteristiche sarà Hermoso a rompere la linea difensiva, quindi con Pisilli su Zielinski, Cristante su Çalhanoğlu, ed Hermoso a rompere la linea difensiva con un 2 contro 2 tra Mancini Ndicà e Lautaro Thuram. Qui arriviamo ad un primo punto dove l'Inter potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Cosa potrebbe fare? Allora, innanzitutto mi aspetto un Çalhanoğlu che si abbassa spesso, quindi non proprio forse tra i difensori, però comunque a formare una costruzione a 3+1 o 3+2, perché c'è il grandissimo vantaggio, il ritorno di Çalhanoğlu permette di avere il doppio regista, quindi Çalhanoğlu e Zielinski. A questo punto cosa può fare l'Inter? Cercare di attirare i calciatori della Roma fuori posizione, e già Çalhanoğlu e Zielinski possono fare un gran lavoro. Innanzitutto potrebbero scambiarsi e quindi creare un'incertezza ai centrocampisti della Roma, oppure per esempio Zielinski potrebbe essere portato ad allargarsi e quindi favorire l'uscita laterale. Questo comporta comunque che Pisilli seguirà Zielinski. Cristante su Çalhanoğlu, mentre da quest'altro lato, ecco, Barella potrebbe cercare di fare un lavoro a non stare troppo alto, quindi anche abbassarsi significa comunque portare Hermoso fuori posizione. A questo punto già vediamo quella che possiamo considerare un punto debole del modo di difendere della squadra di Gasperini. Ci sono zone di campo praticamente scoperte. Ecco, a questo punto l'Inter potrebbe cercare proprio poi nella fase di sviluppo di sfruttare queste zone di campo. E quindi cosa potrebbero fare i due attaccanti? Lautaro che va incontro, Thuram pronto ad attaccare la profondità. Questo porterebbe ad allungare la linea difensiva e quindi ad avere possibilità appunto dell'attacco alla profondità. Oppure, naturalmente ci auguriamo che sia il miglior Thuram, quello che ha nell'attacco alla profondità una delle sue doti migliori. Oppure l'altra soluzione è quella di cercare di sfruttare questi spazi, e quindi magari, come detto, Lautaro che va incontro può allargarsi anche, molto spesso l'abbiamo visto giocare da vero e proprio numero 10, andare a sfruttare lo spazio che viene creato appunto dal movimento della squadra in prima costruzione, in primo possesso. L'altra soluzione che potremmo vedere è una Roma che potrebbe provare a non scoprire queste zone di campo, però naturalmente il pressing uomo su uomo sulla nostra costruzione o sulla nostra prima impostazione
può essere un problema per la Roma, perché eventualmente Cristante non si alzasse su Çalhanoğlu per evitare di scoprire questa zona di campo, ovviamente significherebbe concedere un uomo libero nella costruzione e quindi ovviamente facilitare il nostro primo possesso. Hermoso qui sarà praticamente quasi costretto a fare questo movimento, a rompere la linea difensiva, perché se uomo su uomo ovviamente non può crearsi una sorta di ibrido, quindi qualcuno uomo su uomo, qualcuno libero, perché poi significherebbe sempre un po' la solita situazione, quindi con Barella che avrebbe ampia libertà di muoversi senza un avversario diretto. Quindi insomma le accoppiate dovrebbero essere queste sulla nostra prima costruzione e questo movimento può portare delle difficoltà alla Roma. Occhio perché poi, ecco, è una Roma che quando l'Inter sarà in possesso palla nella propria metà campo, probabilmente, ecco, proverà comunque ad essere aggressiva e qui potrebbero entrare in gioco gli scambi di posizione. Come? Magari Zielinski più basso e Bastoni che attacca. In questo modo si possono creare due scenari. O Soulé è costretto a seguire Bastoni e Pisilli si trova su Zielinski e quindi portare uomini fuori posizione, oppure dovrebbero scambiarsi il riferimento, quindi con Soulé che dovrebbe andare su Zielinski per esempio e Pisilli su Bastoni. In ogni caso anche lo scambio del riferimento porta i calciatori della Roma non completamente fuori posizione, ma causa comunque una difficoltà in quel momento ai calciatori di Gasperini. Quindi questi scambi di posizione secondo me potrebbero essere importanti, quindi sia magari vedere Zielinski basso e Bastoni che spinge, sia vedere magari Zielinski largo, qualcosa che fece contro l'Atalanta di Palladino, e quindi anche qui significa comunque portare dei calciatori fuori posizione. Insomma, questi scambi di posizione che non saranno accentuati come l'Inter di Inzaghi, però possono essere molto importanti. Per esempio potremmo trovare anche Zielinski in fase di impostazione e Çalhanoğlu che invece va a muoversi tra le linee. Anche qui poi si porta, se Çalhanoğlu è il riferimento di Cristante e Pisilli che devono scambiarsi i riferimenti, oppure devono, o meglio, scambiarsi di posizione, oppure devono scambiarsi i riferimenti, ma sono sempre delle situazioni che possono creare incertezza e qui secondo me l'Inter deve giocare tanto il movimento delle mezze ali e quindi a portare calciatori fuori posizione, e Lautaro che va a svariare per allungare un po' la linea difensiva, quindi Lautaro e Thuram in verticale, o per andare proprio a sfruttare quelle zone, quei buchi che potrebbero crearsi, buchi che poi ecco dovrà essere bravo per esempio Dumfries a sfruttare con la sua rapidità, dovranno essere bravi le mezze ali a buttarsi negli spazi. Arriviamo anche a quello che è un po' un cambiamento di Gasperini, un sistema più equilibrato quando invece per esempio l'Inter sarà in fase di possesso all'altezza del centrocampo o oltre, perché poi qui troviamo la differenza rispetto all'Atalanta gasperiniana. È una Roma che riesce ad essere più equilibrata, che riesce anche a mettersi con un baricentro medio e attendere l'avversario. In questo modo ovviamente ci sono si va a formare una linea difensiva a 5, è molto solito che succeda questo con i sistemi di gioco a 3, e si abbassano anche i trequartisti, quindi una Roma che poi magari con l'Inter in possesso in questa zona di campo potrà essere un tantino più attendista. Qui cosa può sfruttare l'Inter? Innanzitutto, purtroppo l'assenza di Bissek in questa situazione peserà, però cercare di sovraccaricare le corsie esterne, in particolare il versante sinistro, per poi scaricare a destra. In che modo? Spiego anche perché, secondo me questa potrebbe essere una mossa importante. Di Marco che attacca, e Di Marco a volte lo vediamo anche entrare più dentro al campo con Bastoni in sovrapposizione, o insomma entrambi andare a dare ampiezza. Zielinski tra le linee, e qui si va già a formare questa sorta di triangolo, quindi che può creare qualche difficoltà ai calciatori della Roma. Sarà costretto comunque ad aiutare, che sia Pisilli per esempio, che sia Mancini che esce in questa posizione. Ovviamente significa sovraccaricare questa zona, portare giocatori in questa zona di campo. Qui abbiamo già un mismatch ed è quello di Soulé che va a chiudere, perché chiaramente Soulé è un esterno d'attacco, se gioca lui è chiaro che in fase difensiva qualcosa concederà sempre. Come diciamo spesso, è un calcio che si gioca tanto uomo su uomo. Quando a seguire l'uomo è un esterno d'attacco, non avrà mai la propensione difensiva di un terzino per esempio o di una mezzala. A questo punto cosa può succedere? Che l'Inter può cercare di trovare spazio in questa zona di campo, magari anche col supporto, perché no, di Lautaro Martinez, con Thuram che sarà più centravanti, e poi provare a sfruttare
il secondo palo. In che modo? Con Dumfries che può attaccare, ecco, le famose azioni da quinto a quinto, perché in questo modo Dumfries può sfruttare un mismatch fisico sia con Hermoso, perché l'olandese è più alto, sia soprattutto con Tsimikas, che sia lui il titolare, che a sinistra gira Angeligno, che c'è ancora qualche ballottaggio nella formazione giallorossa. Comunque Dumfries può avere un vantaggio dal punto di vista dei centimetri e andare a chiudere sul secondo palo. L'altra situazione è data magari, ecco, dalla possibilità del tiro dalla distanza. Malen io non mi aspetto che possa andare a seguire l'uomo, quindi a questo punto cosa succede? Che ci sono i due centrocampisti della Roma che avranno bisogno di supporto, perché ovviamente c'è una differenza di sistemi di gioco, ci sono i tre centrocampisti dell'Inter. Il movimento tra le linee può portare magari, per dire, un difensore a rompere la linea difensiva, questo sicuramente, ma allo stesso tempo, ecco, anche sovraccaricare un lato con Zielinski, portare via una mezzala può liberare spazio per l'inserimento di un altro centrocampista, magari Çalhanoğlu, e avere la possibilità di colpire dalla distanza. Anche quello è un aspetto a cui fare attenzione. Quindi, riepilogando, in fase di impostazione tanto movimento, scambi di posizione a portare fuori posizione i calciatori della Roma. Quando invece, ecco, si è in possesso palla nella metà campo avversaria, o sovraccaricare un lato e poi provare a scaricare sul versante opposto sfruttando la fisicità di Dumfries, o appunto il tiro dalla distanza cercando di liberare spazio proprio per l'inserimento dei centrocampisti. A questo punto ovviamente la spinta me l'aspetto molto più da Bastoni che da Akanji, non è però da escludere che in qualche frangente potremmo trovare Bastoni un po' più basso e Akanji a spingere, però per caratteristiche dovrebbe essere Bastoni a spingere in questa zona di campo. A questo punto però arriviamo anche a quando sarà la Roma in fase di possesso e cosa potrebbe avvenire. Innanzitutto, ecco, parto da questa situazione, occhio alle ripartenze della Roma, quindi marcature preventive che saranno importantissime. L'assenza di Bisek in questo caso pesa perché Akanji sarà dirottato sul centrodestra, dovrebbe essere Acerbi il titolare. Io non disdegnerei neanche la possibilità di schierare De Vrij titolare per le caratteristiche di Malen, che è un giocatore che svaria tanto, che attacca bene la profondità, però insomma sembra che giocherà Acerbi e quindi occhio a queste ripartenze, occhio alle preventive. Probabilmente, ecco, su Malen potrebbe essere necessario anche l'aiuto di Akanji quando la Roma andrà nella ripartenza rapida. Arriviamo però anche alla fase di possesso della Roma e quindi non soltanto alla transizione, andiamo a risistemare le pedine, perché anche qui c'è tanto ovviamente da analizzare. Rimettiamo le pedine col sistema di gioco di base, per così dire. Ovviamente qui abbiamo ipotizzato che sia Cristante su Çalhanoğlu e Pisilli su Zielinski. Se fosse il contrario, quindi Cristante per esempio su aspetto comunque su Çalhanoğlu e Pisilli ovviamente, ecco, dicevamo Cristante su Çalhanoğlu e Pisilli su Barella, a rompere la linea dovrebbe essere Mancini. Mi aspetto però che sia Hermoso a rompere la linea difensiva. Dicevamo, arriviamo anche al modo in cui imposta l'azione la Roma. L'impostazione della Roma avviene spesso a 4. In che modo? Con Celik un po' più basso e Hermoso che va a fare quasi da terzino sinistro, e si abbassano i due centrocampisti per dare uno sbocco centrale. È una costruzione a 4+2 praticamente, con Tsimikas invece, o meglio, ecco, l'esterno sinistro di centrocampo che rimane un po' più alto. Il loro obiettivo è quello di sfruttare le uscite soprattutto laterali, ma chiaramente i due centrocampisti forniscono un appoggio. A questo punto come mi aspetto che giocherà l'Inter? Non mi aspetto un pressing estremo uomo su uomo a tutto campo, ma con Lautaro e Thuram che possono andare a bloccare, ecco, i rifornimenti ai centrocampisti centrali e i quinti aggressivi in questo modo, in modo da bloccare anche queste uscite laterali, con naturalmente poi i centrocampisti pronti ad aggredire, e qui si vanno a creare anche qui duelli uomo contro uomo sui tre attaccanti, quindi anche qui bisognerà fare particolare attenzione. Come sviluppa l'azione la Roma? Sfrutta, come detto, molto le uscite laterali, le catene che si vanno a creare sulle corsie esterne tra il terzo di difesa, il centrocampista laterale e il trequartista. Anzi, in fase di sviluppo spesso troviamo i due esterni molto alti a dare ampiezza e i trequartisti più negli half space, quindi un po' in quella posizione che dà sempre qualche problemino. Cristante spesso rimane più basso, l'altro centrocampista ovviamente di solito è Koné. Oggi la Roma, o meglio domani la Roma non l'avrà a disposizione per infortunio. L'altro centrocampista comunque che va più tra gli spazi. In fase di possesso la linea difensiva
è alta, e questo ovviamente Cristante, che rimane a protezione o proprio tra i difensori, permette anche a Hermoso di sganciarsi e quindi andare proprio, ecco, a sfruttare queste corsie laterali. Cosa sarà importante? Ovviamente il lavoro di Mezzali e Quinti sarà determinante in questa situazione. Inter in fase di non possesso, che troveremo molto spesso a 5, e forse, ecco, anche con un baricentro non altissimo quando la Roma svilupperà l'azione all'altezza dopo la metà campo, perché come detto ci sono questi calciatori che vanno negli half space e qui sarà complicato, perché poi è sempre difficile capire chi segue l'avversario, quindi qui magari, ecco, i trequartisti potrebbe essere compito dei terzi di difesa seguirli, e a questo punto poi le mezze ali dovranno andare a fare i raddoppi sulle corsie esterne, quindi non lasciare l'uno contro uno, e soprattutto, ecco, cercare di non lasciare neanche la possibilità dell'attacco alla profondità, perché Malen magari è bravissimo a fare il movimento, a svariare un po' su tutto il fronte d'attacco e poi ad attaccare la profondità. Quello è un modo di finalizzare della Roma, che sfrutta appunto i cross proprio dovuti al fatto che sovraccarica molto le corsie laterali, che va a sfruttare le catene laterali, oppure proprio, ecco, le imbucate per Malen, che va ad attaccare la profondità. Altra situazione a cui fare attenzione è ovviamente il tiro dalla distanza, e occhio, perché se dovessero giocare Pellegrini e Soulé sono due trequartisti a piede invertito, quindi quando punteranno l'avversario, e soprattutto questo è un duello per quanto riguarda l'uno contro uno a cui fare attenzione sulle bastoni, qui per esempio Zielinski, Çalhanoğlu saranno determinanti. Ecco che poi Soulé può rientrare e calciare anche dalla distanza, quindi anche questo è un punto a cui fare attenzione. Insomma, la Roma è una squadra che, come solito delle squadre di Gasperini, hanno una mentalità molto propositiva, e quindi quando si troverà ad attaccare porterà tanti calciatori sulla tre quarti, hanno tante soluzioni, hanno anche qualità nonostante le tante assenze. A questo bisognerà fare attenzione. Poi, come detto, in fase invece, quando recupereremo palla, sarà importante cercare di verticalizzare rapidamente, magari anche con Lautaro che verrà molto spesso incontro, quindi aspetto che Lautaro sarà in linea con Thuram soltanto quando saremo nella metà campo avversaria in fase di possesso. Per il resto, con ogni probabilità, troveremo i due in verticale, come li abbiamo visti spesso. Dal punto di vista delle formazioni, anche qui arriviamo a due squadre che hanno diverse defezioni, e per l'Inter, come ben sappiamo, c'è l'assenza di Bissek, che salterà sia la partita con la Roma che quella col Como, e c'è l'assenza di Carlos Augusto per squalifica. La Roma ha anche lei tantissime assenze. Wesley e Conil sono stati gli ultimi infortunati in ordine cronologico, ma ci sono le assenze anche di Dybala, di Dovbyk, di Ferguson. Insomma, è una Roma che arriva incerottata. L'Inter, ad eccezione di Bissek, però quantomeno nell'11 titolare, ecco, avrà quasi l'11 tipo, quindi Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Di Marco, Thuram, Lautaro. Per la Roma invece ci sono diversi ballottaggi: Svilar tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso, e qui ci sono pochi dubbi. C'è Lik da una parte, Tsimikas dall'altra. Questo è il primo ballottaggio: Tsimikas, Angeligno, Cristante e Pisilli. In realtà c'è Elayan Aoui, sperando di non sbagliare la pronuncia, che insidia Pisilli, e a quel punto poi ci sono dubbi anche sulla tre quarti. È probabile che giochino Soulé, Pellegrini a supporto di Malen per avere un'idea offensiva, perché la Roma ha la necessità di ottenere la vittoria, ma non è da escludere anche che magari Pisilli giocherà sulla tre quarti, c'è l'inserimento di Elayan Aoui, c'è anche la possibilità di un Robinho Vaz titolare, anche se meno probabile. Insomma, ci sono diversi ballottaggi da sciogliere. Quello che è sicuro è che sarà una partita davvero molto complicata, così come sarà una partita molto importante, e c'è un altro carico eccessivo di tensione, un altro carico importante di tensione, è come è stato stilato il calendario, perché un eventuale pareggio dell'Inter contro la Roma, ovviamente una sconfitta che non ci auguriamo minimamente, caricherebbe ulteriormente Napoli e Milan, e quindi potrebbe essere, ecco, da un lato un'eventuale vittoria dell'Inter porrebbe ad un bivio Napoli-Milan su chi continuerà a cercare di essere l'anti-Inter. Un'eventuale non vittoria, ecco, che caricherebbe ulteriormente, riaprirebbe tremendamente il discorso della lotta a scudetto. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Secondo voi quale sarà il calciatore decisivo della sfida? A chi fare particolare attenzione? Cosa vi aspettate dalla partita di domani sera? Ecco, come facciamo di solito, confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.